Benvenuti in questo nuovo video dedicato a LumaFusion, l'applicazione che utilizzo la maggior parte di volte per montare i miei video anche su YouTube. In questo video vi voglio mostrare molto semplicemente come utilizzare Multicam per montare un'intervista dove ovviamente abbiamo un video dell'intervista e delle immagini di copertura senza utilizzare le tracce, ok? Come normalmente si fa, no? Si mette nel primo livello si mette l'intervista e poi sopra si montano tutte le altre riprese di copertura. Quindi importiamo ovviamente la traccia video con l'audio e tutto quanto, e poi in un altro riquadratino del multicam, in un altro spazio, in un'altra sorgente, importiamo tutte le varie non mi viene la parola, immagini di copertura. Ecco, io ovviamente questo mio è un demo, ma un'intervista che ho fatto ormai già montata, però il consiglio che vi do è: fate ovviamente un'intervista a 3 minuti e procuratevi magari un po' di più di non proprio 1 minuto e mezzo di copertura, ma anche 2 minuti e mezzo, così da essere sicuri da poter piazzare in tutti i posti della lunghezza dell'intervista ovviamente queste immagini. Prima di andare avanti vi chiedo se volete iscrivervi al canale ovviamente e azionate, se volete sempre, ovviamente nulla è obbligatorio, è tutto gratuito, quindi azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo andiamo a vedere questo tutorial molto semplice, ma secondo me ok. Una volta in LumaFusion non facciamo altro che andare a creare un progetto nuovo, ok? Fin qui nulla di strano. Andiamo a inserire subito il comando, lo strumento multicam. Andiamo ovviamente a caricare i media che ci serviranno. Cosa ci serve a noi? Ci serve innanzitutto, io parlo per quello che ho fatto, ovviamente un'intervista, ok? Quindi l'intervista giace sulla pennetta, quindi andiamo qua ed eccola qui. Ho diviso tutto in cartella e mi sono rinominati anche i file, ovviamente questa è la base del montaggio. Andiamo a prendere la clip dell'intervista e la mettiamo all'interno dell'audio, ok? Perché deve essere l'audio portante ovviamente dell'intervista. Quindi una volta che abbiamo caricato il tutto, possiamo andare ad agire. Ok, quindi l'audio portante, ok, non ci interessa adesso l'audio se si sente o non si sente, perché tanto non interessa ora, visto che l'audio è sincronizzato perché è la stessa clip. Qui vedete che già dà il comando che praticamente devo andare a sincronizzare. Ecco, vado nella parte di sincronizzazione, cosa faccio? Metto in manuale. A questo punto io sono libero di andare a piazzare la mia clip dove voglio. Innanzitutto vado a metterla prima qui, ok, e la posso anche lasciare così com'è, ok, posso anche lasciarla così com'è. Vado a rimpicciolire, vado un po' avanti, ok, e vado a mettere la seconda. Io adesso le metterò un po' vicine, tanto per farvi vedere cosa si può fare. Quindi faccio così, metto la terza, poi metto ovviamente la quarta, ok, e poi vado a mettere l'ultima qui in coda. Vabbè, tanto è mio un demo, quindi anche se le immagini di copertura sono più corte non fa niente. Ecco, la cosa che potete fare ovviamente è avere immagini di copertura lunghi per tutta la lunghezza dell'intervista. Se l'intervista dura 3 minuti, magari procuratevi 3 minuti di immagini di copertura. A questo punto esco ovviamente dalla parte di aggiunta delle clip e vado nella parte mix. Cosa vado a fare nella parte mix? Ovviamente vado a mixare la mia ovviamente intervista. Ecco, posso iniziare anche da un'immagine, ok, così di copertura, oppure posso iniziare dall'immagine dell'intervista. Ecco, qui vedete che abbiamo proprio la timeline che ci dice dove iniziano e finiscono i segmenti delle clip. Quindi se io vado avanti adesso, vedete qua, io so che qui la clip si gira, ok, questa è la più bella immagine per me, e allora cosa faccio? Vado, ok, a mettere l'immagine di copertura. Vado indietro e vediamo un po'. Come si diceva, il Deus ex machina, ma più che altro l'homus machinus
Fabio. Vedete adesso qua, vedete che arriva ovviamente il pezzo che io ho. Ok, plastico, e vado di nuovo tac con l'immagine diciamo dell'intervista. Poi vado avanti o a vederla, okay? O a vederla, oppure faccio stop, ok, e posso andarmi a piazzare al segmento che voglio. Ok, questo adesso dovrà finire, ok, finirà, che vedrete tra poco che arriva la parte nera, perché ovviamente finisce questo segmento di clip che io ho messo. Ecco, vedete che finisce e arriva l'altro segmento che io ho aggiunto, ok? Quindi posso andare così, faccio così, vedete che c'è il treno, ok, qua c'è la stazione, io posso aggiungere, ok, cliccando semplicemente su un segmento, faccio così e vado. Il nostro vecchio presidente, grazie anche al comune che ha potuto allacciare il nostro treno storico a quello di Rossiglione, che poi è la domenica seguente, quindi nel nostro caso. Ok, e vado avanti così fino alla fine, ok? Quindi poi quando tornerò indietro vedete che abbiamo la nostra bellissima intervista montata, molto semplice, però può servire se non vogliamo inserire ovviamente le clip in più tracce, ok? Possiamo utilizzare questa multicam per fare questo lavoro, anche perché le immagini di copertura sono sopra, no? All'immagine principale, alla clip principale, quindi perché utilizzare un'altra traccia e non utilizzare questo sistema qui? Allora, abbiamo visto come è semplice con multicam fare anche delle altre cose, ok? Andare in manuale, ok? Per esempio, quindi la funzione manuale è molto utile, ok? Possiamo usarla in tanti modi diversi. Quindi avete visto, è molto semplice, una cosa diciamo fulminea, no? Con gli switchando poi si cambia, ok? Ripresa in modo molto veloce, ok? Quindi se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, ragazzi, molte condivisioni, siamo arrivati a 47 l'ultima volta, una cosa bellissima, grazie mille veramente di cuore, ok? Ricordatevi che ricordiamoci noi che senza di voi ovviamente i canali non esisterebbero. E in ultimo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in un futuro prossimo. Con questo è tutto, un abbraccio da Gennaro. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!